Qual è il senso della nostra vita? La nostra vita è regolata da leggi segrete, conosciute nella storia da pochi eletti, che le hanno tramandate oralmente e in forma riservata. Queste leggi possono essere definite universali o leggi fondamentali della natura o leggi spirituali. Le leggi universali sono come la legge di gravità, se non la conosci. Come per esempio i bambini nei primi mesi di vita, potresti farti molto male, anche subito. Se non fosse per i genitori, infatti, facilmente potrebbero perdere anche la vita. Chi non conosce le leggi universali può soltanto sopravvivere. Chi invece le conosce e le applica nella sua vita, acquisisce la consapevolezza dei segreti per una vita strabiliante e magica, e quindi potrà vivere al massimo possibile della salute e del benessere fisico, mentale e spirituale. Questi video sono dedicati alle 3 leggi universali più importanti, in questo particolare momento evolutivo. Sono dedicati all'intelligenza naturale, che è molto più potente dell'intelligenza artificiale. In tal senso, quest'ultima è solo uno strumento, come può essere una pinza o una tenaglia. Nello specifico, in questo video, parliamo della prima legge universale che ci svela il senso ultimo della nostra vita. Capire il senso ultimo della nostra esistenza ti cambia totalmente, perché vivrai le tue giornate in sintonia con le vibrazioni dell'universo e quindi avrai a disposizione una bussola cosmica spirituale che ti farà scegliere i giusti obiettivi e la giusta strada da percorrere per poterli raggiungere. Prima legge universale. Lo scopo ultimo della nostra vita è quello di evolvere verso l'amore universale. Ma poiché l'amore è sinonimo di gioia, possiamo anche dire che il senso ultimo della nostra vita è quello di vivere ogni giorno al massimo possibile della gioia per noi e per le altre persone, e per almeno 110 anni. In altri termini, nelle nostre giornate, dobbiamo fare in modo che la cooperazione vinca sulla competizione e quindi che l'amore vinca sulla guerra. Se i governanti del nostro pianeta avessero in animo questa legge universale, nessuna guerra scoppierebbe tra i popoli. Nella nostra società c'è l'emergenza di acquisire e diffondere, come singoli individui e come collettività, il valore dell'amore universale, altrimenti stiamo andando in tempi brevi verso la 6ª estinzione di massa. Dobbiamo il più possibile condividere messaggi di questo tipo, in modo che possano giungere alle orecchie e al cuore di chi governa le sorti del nostro pianeta. Secondo il principio di Maharishi, bastano 8.000 persone che fanno insieme lo stesso pensiero per influenzare l'intera umanità. In tal senso, ogni singola condivisione può coinvolgere migliaia di persone. Ma adesso la parola va ai grandi della nostra storia, perfettamente consapevoli del valore dell'amore universale. L'amore è il fine ultimo della storia dell'umanità, l'amen dell'universo. Novalis, ama e fa ciò che vuoi, sia che tu taccia, taci per amore, sia che tu parli, parla per amore, sia che tu corregga, correggi per amore, sia che perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene. Sant'Agostino. Le vittime di una guerra, qualsiasi guerra, sono sempre i civili, che non hanno colpe. Ecco perché la guerra è sbagliata in sé. Gino Strada.